Questa è una guida introduttiva a Mars 7, parleremo del suo kit, delle passive, delle costellazioni, delle statistiche principali, delle substat che stiamo cercando su di lei, delle relic, i planetary e del Lightcon. Importante sapere che ogni cosa che dico in questo video fa riferimento alle informazioni che abbiamo nell'ultima closed beta del gioco. Iniziamo dal suo kit. Prima di tutto il suo attacco base fa semplicemente danno ghiaccio. La sua skill è uno scudo che mettiamo a un alleato per 3 turni che scala con la nostra difesa e aumenta le probabilità di far attaccare l'alleato o se stessa in base a chi ha lo scudo in questione. La sua ultimate è un AOE a tutti i nemici con il 50% di possibilità di congelarli. Mette anche un dot, un damage over time, che scala con l'attacco e il costo di questa ulti è di 120 energy, cosa molto importante per sapere come dobbiamo girare il nostro PG. Passiva: ogni volta che un personaggio con uno shield viene attaccato dal nostro team, Mars 7 fa un follow up attack dove attacca il nemico con un attacco base e lo fa massimo 2 volte. Questo danno che fa di follow up attack scala con l'attacco. La technique di Mars 7 molto semplicemente congela un nemico random per un turno se attacchiamo con lei fuori dalla battaglia. Per quanto riguarda le 3 passive principali del personaggio, quindi escludendo le varie statistiche, la prima importante: lo scudo rimuove anche un debuff dall'alleato, e questo è molto importante perché solamente 3 unità nel gioco fanno questo effetto. Lo scudo inoltre dura 4 turni invece che 3 e l'ultimate ha il 65% di congelare i nemici e non più il 50%, e queste sono informazioni molto importanti per la scelta delle nostre statistiche principali. Parliamo delle costellazioni ignorando la costellazione 3 e la costellazione 5, che sono semplicemente dei level up delle nostre skill. La costellazione 1 fa in modo che la nostra passiva faccia diventare i nostri counter attack o follow up attack da 2 a 3. Inoltre il danno aggiuntivo dei follow up attack scala con la difesa per un 30%, quindi abbiamo uno scaling aggiuntivo con la difesa. La costellazione 2: ogni volta che congeliamo un nemico guadagniamo 10 di energy per la ricarica della nostra ultimate. Costellazione 4: scudiamo automaticamente l'alleato con meno HP del nostro team. Scala con il 50% di difesa di Mars 7 e dura 3 turni. Costellazione 6: gli alleati shieldati dalla sua skill rigenerano HP ogni turno. Adesso che sappiamo il suo kit, possiamo parlare delle main stat del personaggio e del perché le scegliamo. Ovviamente per quanto riguarda il gear, head e ring non li nomineremo perché la loro main stat è fissa, quindi parleremo solamente del body, dei feet, del planar e del link. Abbiamo visto che l'ultimate di Mars 7 raggiunge il 65% di probabilità di congelare i nemici. 2 cose importantissime che vogliamo fare è portare questo freeze da 65 a 100% con la main stat del nostro body, quindi mettendo come main stat nel body effect hit rate. E non solo, è anche importantissimo arrivare a 50% di effect hit rate tra stat e substat. Per proccare il nostro planetary set che andremo a indossare avremo bisogno di raggiungere il 50% di effect hit rate di Mars 7, escludendo il 65% della sua ultimate. Per quanto riguarda le scarpe invece, speed è sicuramente la stat più importante, essendo le scarpe l'unico pezzo che può avere come main stat speed, e shieldare gli alleati prima che vengano attaccati in ogni caso non può mai andare male. Soprattutto il tutto è legato anche all'utilizzo dei nostri set e del nostro gear. Quindi sicuramente vogliamo speed. Come placeholder possiamo però utilizzare difesa percentuale se proprio non abbiamo dei fit con speed del suo relic set. Per il planar, difesa percentuale. Per il link, energy regeneration rate. La ultimate di Mars 7 costa 120 energy, che è tanto, quindi vogliamo avere più energy regeneration rate possibile, e nel link possiamo averla come main stat, quindi ne approfittiamo sicuramente. Per quanto riguarda la priorità delle substat, sicuramente abbiamo bisogno dell'effect hit rate nel 7% come substat, perché nel body prendiamo il 43% di main stat e quindi abbiamo bisogno di raggiungere il 50% per il proc del nostro planetary set. Se abbiamo delle armi che ci danno effect hit rate non abbiamo bisogno di prendere effect hit rate nelle substat. In ogni caso la priorità diventa 7% di effect hit rate, difesa percentuale, difesa, speed e attacco percentuale. Per quanto riguarda relic e planetary gear, ovviamente vogliamo mirare alla difesa
Di conseguenza come Planetary Set scegliamo il Belobog, ci aumenta la difesa del 15% e se il nostro FXT trait supera il 50% guadagniamo altri 15% di difesa, che è il motivo per il quale vogliamo almeno 50% di FXT trait tra stat e substat di Mars 7. Stesso discorso vale per il Relic Set. Il Relic Set scegliamo il Knight of Purity Palace perché aumenta la difesa del 12%, inoltre aumenta il danno che può essere assorbito dagli shield creati da noi del 20%. Parliamo delle armi migliori per lei al momento disponibili appunto in beta. Per quanto riguarda le 5 stelle sicuramente abbiamo la Moment of Victory, aumenta la nostra difesa, la nostra FXT trait, aumenta la probabilità di essere attaccati dai nemici e quando veniamo attaccati aumenta ulteriormente la nostra difesa e sicuramente la best in slot, e in ogni caso se avete quest'arma non serve trovare altra FXT trait nelle substat del vostro gear, ma essendo una 5 stelle non la diamo per scontata. Per le 4 stelle invece la best in slot è sicuramente Day One of My New Life, aumenta la nostra difesa e aumenta la resistenza al danno di tutti gli alleati appena entriamo in battaglia. Se sfortunatamente non abbiamo trovato neanche la 4 stelle possiamo tranquillamente utilizzare la 3 stelle Ember, che faremo facilmente a refine in 5 molto probabilmente, che aumenta la nostra difesa e se abbiamo meno del 50% dei nostri HP aumenterà ancora di più la nostra difesa. E questo è tutto per quanto riguarda Mark 7, spero che il suo kit sia stato più o meno chiaro e perché la scelta dell'estate è stata quella. Ho cercato di essere il più breve possibile, non mi piace mai guardare delle guide troppo lunghe, quindi fatemi sapere cosa ne pensate o se qualcosa dovrebbe venire cambiato secondo voi. In ogni caso, alla fine delle mie guide metterò a disposizione un documento con tutte le guide che abbiamo fatto in live per ogni singolo personaggio, o se volete vedere la costruzione di queste guide potete semplicemente guardare in live al mio canale Twitch, trovate il link in descrizione. Per il resto auguro una buona giornata a tutti, alla prossima!